Un'operazione di salvataggio di una barca a vela che si trovava in vera difficoltà, veramente straordinario ragazzi. Oggi vi voglio parlare di questo, ovvero di questo video che mi è stato spedito gentilmente da un amico del canale che ha pensato che io potessi dire la mia su questa situazione. Anche se vi ho sempre detto che prima di essere un velista, prima di essere un diportista o un esperto di mare, io sono un esperto di comunicazione, che è quello che ho insegnato a scuola negli anni. E spesso mi chiedo perché quindi volete le mie impressioni. Poi mi do una risposta, come mi è successo per tanti anni. Probabilmente è la mia sensibilità che spesso accomuna il pensiero di molti di voi. Ma se dobbiamo parlare di questa particolare operazione di salvataggio, allora, come voi, mi pongo anch'io delle domande. Come è stata possibile? Com'è possibile con una situazione di mare del genere, non con un piccolo bastimento, ma con una petroliera accostare a una barca a vela col mare in quelle condizioni, con quella burrasca in atto, in mezzo al mare? Stiamo parlando di onde sopra i 6 metri, e ve lo dimostrerò nel video. E stiamo parlando di una barca a vela che molti hanno dato per piccola barca a vela. Molti hanno detto: come faceva quell'equipaggio a trovarsi là in mezzo al mare in febbraio con una barca piccola come quella? Ragazzi, quella non è una barca a vela piccola, è una barca oceanica sopra i 12 metri. È una barca a vela che può fare tranquillamente l'oceano. Però vi voglio dire le mie impressioni. Alcuni hanno detto: com'è possibile che avesse ancora il fiocco armato visto che si è strappato? E su questo voglio rispondere. Allora è il caso che io vi dia le mie impressioni. Qua si parla di condizioni davvero estreme. Si parla di mare profondo, in alto mare, fuori dalla Turchia, e si parla di condizioni davvero estreme. Quella che è la mia impressione è che quella barca a vela abbia il timone bloccato. Da quello che vedo io, il timone è bloccato, non c'è la possibilità di manovrare, non c'è più la possibilità di manovrare, la barca se ne sta alla deriva, facendosi scavalcare e investire da onde di oltre 6-7 metri, nel buio della notte. Credo che la burrasca fosse prevista, ma non so fino a quanto. In effetti il Genova è stato strappato completamente, ma questo non indica nulla, perché vi dico che con quelle condizioni il Genova può venire strappato anche se si trova avvolto sullo strallo. Magari non era completamente avvolto, ce n'era fuori un piccolo scampolo, e con quei venti il Genova si è strappato. Però la randa è abbassata, e questo è un altro indicatore molto importante. Non c'è nessuno al governo della barca, se ne stanno al sicuro sotto coperta, al sicuro fino a un certo punto, perché in quelle condizioni anche una barca a vela di quelle dimensioni, dotata di bulbo e deriva molto profonda, può essere soggetta alla scuffia, al ribaltamento completo. E lì stare sotto coperta non sarebbe molto indicato. Si raddrizzerà la barca, non si raddrizzerà, imbarcherà acqua, non permettendo all'equipaggio di scappare. Beh, comunque le condizioni erano di estremo pericolo, soprattutto per il fatto che il timone fosse bloccato. Da cosa si può bloccare un timone? Da molti fattori. Si possono rompere i cavetti della trasmissione idraulica, ci può essere stato un problema al pilota automatico, o addirittura, questo non possiamo saperlo, però è molto probabile, possono aver perso la pala del timone per colpa della boccola che trattiene l'innesto del timone. E allora la barca è completamente ingovernabile. Altrimenti, vi assicuro, ci sarebbe stato un altro tipo di approccio alla petroliera dopo l'accostamento. In questo caso è stato il comandante della petroliera a fare qualcosa di miracoloso, perché avvicinarsi così, sotto vento, a una barca a vela nelle onde è una manovra che molti considererebbero impossibile. Il salvataggio si sarebbe potuto produrre diversamente ammainando delle scialuppe dalla petroliera. Sarebbe stato più sicuro, probabilmente non c'erano le condizioni e nemmeno il tempo. Così c'è stato questo accostamento. Mi piacerebbe molto sapere se è stato graduale, se è stato circolare, se è stato un ritorno, cioè la barca a vela è stata sfiorata dalla petroliera che almeno in un'ora, un'ora e mezza ha fatto una virata di 180 gradi ed è tornata al recupero. Ma comunque è una condizione difficilissima. Accostarsi così al pelo, ragazzi, non è come entrare in un piccolo parcheggio con una Smart.
Stiamo parlando di navi sopra i 250 metri con un dislocamento impossibile, incalcolabile. Eppure è stato fatto. La cosa pazzesca è lo scompenso che c'è tra l'onda e la risacca. Da qua potete vedere un membro dell'equipaggio che esce dal passauomo, aspetta la risacca, l'onda prominente per scalare al momento giusto l'ingresso attraverso la battagliola della petroliera, con un'escursione di oltre 6 metri. Ragazzi, è impensabile. La barca sale e raggiunge il livello della battagliola, quindi sale di 6-7 metri, lui si attacca alla battagliola, scappa dalla barca e la barca riscende. Ci sono moltissimi modi nei quali poteva veramente rimanere vittima di questa sua decisione. Una, rimanere schiacciato tra lo scafo di 10 tonnellate e la grande fiancata della petroliera, non si può parlare di murata perché è la fiancata di un condominio praticamente. L'altro sarebbe stato non riuscire ad aggrapparsi alla battagliola, quindi scivolare e cadere sbattendo contro la fiancata della petroliera e anche cadendo da un'altezza di 6-7 metri proprio addosso alla propria barca a vela da dove era partito. Un altro ancora, finire in mare e rimanere schiacciato tra l'imbarcazione e la petroliera. Quindi la sua decisione è stata premiata da una grandissima fortuna, ma secondo me non è stata la scelta giusta. Doveva aspettare con pazienza che la petroliera, come è stato dopo sicuramente, calasse una biscagina e permettesse una salita un pochettino meno rischiosa, anche se in quelle condizioni tutto è rischioso. Come vedete, l'albero a doppia crocetta della barca a vela sbatte più volte contro la petroliera. La murata stessa della barca a vela sbatte più volte. Non ci sono nemmeno calati dei parabordi, ma in quel caso non servono i parabordi perché il rollio, il beccheggio sono talmente fuori portata, fuori misura, che la barca sbatte ovunque. Non si appoggerà solo con la murata, si appoggerà dappertutto, dall'albero, dalla battagliola, dalla falchetta, dalla murata. La barca ne verrà fuori massacrata, la petroliera molto meno. Fatto sta che la situazione si è consumata piuttosto rapidamente al momento dell'accostamento. Uno è andato in salvo e gli altri due sono stati recuperati dopo, nel giro di qualche minuto. Sembra fossero in 3 in equipaggio. Di questo miracoloso salvataggio si sa ben poco. C'è ancora massima segretezza, sembra addirittura sia stato io l'unico a reperire immagini del genere, non grazie a me ma grazie a un follower del canale che mi segue comunque dalla Grecia, anche se è turco, e quindi lo ringrazio. Queste immagini ci mostrano quanto siamo vulnerabili là in mezzo, no? Anche con una barca a vela oceanica, con tutte le sue attrezzature e misure di sicurezza. Quando il mare decide, ho sempre detto, si può bere tutto. Vedete, quelle condizioni sono estreme, ma sono condizioni che si verificano nel Mar Tirreno, nel Mar Adriatico, non solo nell'oceano. L'onda è secca ma molto corta. Voi sapete che le onde si creano con l'energia del vento. Per montare, per fortificare hanno bisogno di molti chilometri. Per esempio nel Mar Mediterraneo le onde più alte si possono formare là dove il Mar Mediterraneo carica energia per centinaia di chilometri, come può essere per esempio dalle coste libiche fino alla Liguria. Qualche centinaio di chilometri, 900, 1000 chilometri al massimo. Sull'oceano invece le onde si caricano per migliaia di chilometri, 4000, 3000 chilometri. 3.000, 4.000 miglia marine, sono tantissimi chilometri, quindi montano in onde gigantesche ma molto lunghe, per poi scaricare l'energia totalmente in un solo colpo quando si infrange sulle barriere, sulle scogliere, e là vedete questi grandi spruzzi che sovrastano le scogliere. Il maestrale, per esempio, sulle coste della Sardegna crea onde importanti, quindi l'onda di questa portata può essere davvero drammatica, davvero pericolosa, anche in un bacino piccolo come il mare Mediterraneo. Soprattutto il fondale del mar Mediterraneo parla chiaro. Il nostro non è proprio un mare tranquillo
E questo video lo dimostra. Questa condizione, questa situazione ci dice che quei velisti, quell'equipaggio, sono persone molto fortunate. Hanno trovato un comandante con i controfiocchi che ha fatto una manovra pazzesca, al quale va tutto il mio rispetto, la mia stima e la stima di ogni marinaio, per essere riuscito a fare in modo che quella non volgesse in tragedia. Se voi avete maggiori informazioni su questo accadimento, perché io dispongo solo del punto dove è accaduto e di queste immagini che mi sono state gentilmente offerte, allora fatemi sapere, perché ne sono curioso. Vorrei sapere che rotta aveva la barca a vela, vorrei sapere la petroliera quanto è uscita dalla propria rotta per andare in soccorso di questa barca a vela. Insomma, vorrei sapere le evoluzioni. Se avete qualche notizia in più, fatemela sapere. Intanto Giorgio il Mare, infortunato, mi sono rotto la spalla e qualche costola, ho fatto un incidente in moto lunedì, per questo non posso fare il video in barca, ma ci andrò la prossima settimana. Va avanti con questi video informativi. Sto preparando la barca, ci sono ancora dei lavori da fare sulla barca, sto cambiando l'impianto vecchio elettrico e lo sto sostituendo con un impianto più moderno. Passo dalle 2 batterie da 100 A al piombo a delle batterie al litio per avere più efficienza. Lo faremo insieme e dopodiché partiremo per la realizzazione di quella guida dei Marina d'Italia, con i quali sto prendendo accordi. Farò una guida che serve a voi, iscritti al canale, servirà a tutti voi, per fare anche voi un itinerario come quello che vi consiglierò, cercando di vedere i posti migliori e i prezzi migliori. La guida di Giorgio e il Mare. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie per aver pazienza visto questo mio recente incidente in moto. Comunque sto bene, è andata benissimo. Sta bene anche la signora che accidentalmente mi ha tagliato la strada con la macchina. Sono felice di questo. Vi voglio bene, davvero ragazzi. Continuate a seguire Giorgio il Mare, continuate a iscrivervi al canale, perché con voi tutto è possibile. A presto, stiamo per partire con la barca, vi farò vedere passo passo, dai lavori dell'impianto elettrico nuovo fino alla partenza, che durerà molto poi, un viaggio appassionante, che sarà diviso in puntate. Rimanete con noi. Ciao da Giorgio e il Mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road